Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere il jump starter della Topdon modello JS 3000. Già della Topdon vi ho fatto conoscere diversi articoli, vi ho fatto vedere che funzionano tutti molto bene. Infatti Topdon produce proprio articoli dedicati all'automobile, scanner, OBD, avviatori di emergenza e tanto altro. Vi ho fatto conoscere anche tanti altri jump starter, vi ho fatto vedere che tutti funzionano bene, tutti riescono ad avviare senza problemi l'automobile. Poi la differenza fra un jump starter e l'altro sono le caratteristiche che lo contraddistinguono per quanto riguarda le varie funzioni, eccetera. Qualcuno ha la ricarica wireless, l'illuminazione, insomma diversi accessori. Questo funziona bene, riesce ad avviare senza problemi, per esempio il mio SUV, un vecchio SUV del 2005, una Kia Sportage, con il motore 2000 diesel. Ho provato ad avviarlo sia con la batteria collegata ma scarica, che con la batteria staccata, quindi collegandolo direttamente ai cavi dell'automobile, ed è riuscito ad avviarlo senza alcun problema. Adesso guarderemo come è fatto, vedremo tutte le sue caratteristiche, lo metteremo alla prova, meglio vi farò vedere le prove che ho fatto e basta, guardiamolo da vicino. Ma quanto costa? Ho dimenticato di specificare questo dettaglio. Allora oggi è domenica 22 maggio 2022. Ho provato a contattare il venditore per chiedere il prezzo ed eventuali codici di sconto, ma ovviamente non mi ha risposto. Io sto registrando, vi lascerò tutto scritto giù nel primo commento e nella descrizione. Dovrebbe costare comunque poco più di 100 euro. Adesso mettiamolo sul bancone, guardiamo tutte le sue caratteristiche e appunto vediamo come è fatto. Iniziamo. E allora, questa è la confezione con cui viene venduto. Abbiamo da questa parte un'illustrazione con l'immagine del prodotto, il modello, e nella parte posteriore troviamo invece alcune informazioni. Quindi ha in totale 24.000 mAh e riesce ad avviare motori diesel fino a 7 litri e motore benzina fino a 9 litri. Come vedete, barche, auto, jeep e furgoni. Ha 7 diversi livelli di protezione, quindi contro il cortocircuito, l'inversione di polarità, la temperatura troppo alta, una protezione contro il voltaggio troppo elevato, una protezione contro il sovraccarico, l'inversione di polarità e poi una protezione che gli impedisce di andare sotto soglia. Ovviamente ha l'uscita in corrente continua e ci permette anche di alimentare, grazie all'uscita specifica, anche piccoli elettrodomestici o comunque per esempio navigatori, piccoli frigo portatili, piccoli aspirapolvere per l'automobile, purificatori d'aria, eccetera. Per esempio si possono utilizzare anche piccoli compressori per gonfiare le ruote, insomma tanti dispositivi che funzionano appunto in corrente continua, che possono essere utilizzati o con l'accendisigari oppure con questo dispositivo. Abbiamo la possibilità di ricaricare per esempio un telefono da 0 fino all'80% in soli 30 minuti, la possibilità anche di utilizzare dei LED integrati con diverse tipologie di illuminazione. Ma guardiamo per bene il prodotto da vicino e la valigetta con cui viene venduta. Allora, all'interno troviamo questo spazio nel quale va riposto il nostro jump starter. Da questa parte abbiamo questa retina protettiva con i morsetti, sono due morsetti schermati, come sempre Topdon qualità elevata, quindi sia a livello estetico che i componenti, le molle che stringono, tutto fatto davvero molto bene. Poi abbiamo queste bustine, qua dentro troviamo un cavo di ricarica per poter caricare il dispositivo e questo alimentatore. Con questo alimentatore riusciamo a caricarlo fino al 100% in sole 6 ore. Ovviamente si può caricare più o meno velocemente in base al tipo di alimentatore che utilizzeremo. Viene dato in dotazione anche un manuale di istruzioni scritto perfettamente pure in italiano e devo dire che è scritto anche molto bene. Leggiamo per esempio alcune righe. Questo jump starter funge da dispositivo di avviamento di emergenza portatile che fornisce 3000 ampere di picco per l'avviamento di emergenza di una batteria al piombo da 12 volt in pochi secondi. Quindi scritto bene, molto comprensibile, è scritto in modo chiaro e qua ci dà tutte le indicazioni sull'utilizzo, più le varie funzioni e tutto ciò che troviamo di questo jump starter. Quindi guardiamolo per bene da vicino. Allora, sulla parte alta troviamo questa maniglia per trasportarlo comodamente. Tutti gli angoli sono rinforzati con questa gomma antiscivolo, tra l'altro oltre ad essere gommata anche queste piccole sporgenze che lo proteggono ulteriormente. Nella parte frontale abbiamo questo LED, anzi lo accendiamo, vi faccio vedere direttamente, e si accende premendo e mantenendo premuto il tastino power, quindi si accenderà dopo alcuni secondi, ci dà la possibilità di illuminare in modo grandangolare. È possibile anche variare tipologia di illuminazione, quindi passare al lampeggio veloce oppure al segnale SOS. Alla pressione successiva lo spegneremo. È possibile anche spegnerlo senza passare alle funzioni successive mantenendo premuto il tastino power.
Come vedete sulla parte alta abbiamo questi 4 LED che ci indicano il livello di carica di batteria in percentuale, quindi 25, 50, 75 e 100%, ed è carico al massimo. Considerate che già avrò avviato l'automobile circa 6 o 7 volte per fare delle prove, più 3 volte che ho ripreso durante questo video. Questo invece è il tastino boost. Praticamente questo dispositivo, una volta collegato alla batteria, riconosce se la batteria ha una carica che non è sufficiente ad avviare l'automobile, ma che è sufficiente, collegato a questo jump starter, ad avviare in automatico la funzione di avviamento di emergenza. In quel caso si accenderà in automatico questo LED e potremo accendere la nostra macchina. Se la batteria invece fosse troppo scarica, allora in questo caso dovremmo mantenere premuto per circa 3 secondi questo tastino e quindi potremo avviare l'automobile senza problemi. La stessa cosa ovviamente se colleghiamo i cavi, come ho fatto io, direttamente ai cavi dell'automobile. In quel caso il jump starter non riconoscerebbe alcun carico e dovremo premere per forza questo tastino per poterla avviare. Adesso guardiamo anche le varie uscite e le varie entrate. Allora, da questa parte abbiamo output, quindi la possibilità di utilizzare sia la presa USB per caricare i nostri dispositivi che questa uscita, ovviamente entrambe in corrente continua. Da questa parte invece abbiamo lo sportellino che ci consente di collegare i cavetti, adesso vi farò vedere come si collegano. Da quest'altra parte invece avremo 2 prese USB, una è la classica uscita USB di tipo A, l'altra invece è un'uscita USB di tipo C, ma che funge anche da ingresso di ricarica. E nella parte posteriore troviamo qualcosa di simpatico e di utile, quindi questo gancio per poterlo appendere, più quest'altro gancetto che si apre. È un gancio in realtà perché ci permette sia di passare un cavo al suo interno e quindi appenderla in questo modo, oppure di posizionarla sul pavimento in modo da dirigere il fascio luminoso in base alle nostre esigenze. Infatti accendiamolo e come vedete possiamo posizionarlo in questo modo per dirigere la luce verso l'alto, oppure possiamo posizionarlo in quest'altro modo per dirigere la luce nel punto in cui ci necessita, ma con il fascio rivolto in verticale. In questo caso il dispositivo rimarrà in funzione. Se invece spegniamo la luce e lo accendiamo in funzione di jump starter, dopo 10 secondi di inutilizzo si spegnerà in automatico. Ovviamente non vi farò vedere tutte le vere prove di ricarica dei telefonini eccetera, perché funziona semplicemente come un classico power bank, quindi basterà collegare il dispositivo al cavo USB per poterlo ricaricare. Voglio farvi vedere però quanta luce emette questo LED e voglio farvi vedere le prove di accensione della mia auto sia con i cavi collegati che con i cavi scollegati. Allora ragazzi, guardate, come sempre batteria con i cavi staccati, è attaccato solamente il negativo, quindi colleghiamo adesso tutto il cablaggio. Allora vediamo se riesco a farvi vedere tutto quello che faccio. Ok, allora il negativo, il positivo, in questo modo non tocca il cavo, il polo della batteria, e adesso lo colleghiamo al nostro jump starter. Ok, dopodiché andiamo ok. Adesso allora colleghiamo la batteria. Ok, con la batteria attaccata, anche se scarica, mi consente di far partire la macchina. Ok, proviamo nuovamente. Abbiamo sempre il cavo staccato dalla batteria, come vedete. Ok, facciamo quindi un'altra prova.
Allora ragazzi, ora vi faccio vedere come riconosce automaticamente che viene collegato ad una batteria. Quindi una volta che io collego il morsetto positivo, automaticamente si accenderà. Guardate, senza toccare nulla, ci dà la possibilità di far partire la macchina senza dover premere nessun tasto. Allora adesso proviamola così in esterno, vediamo quanta luce emette. Illumineremo di fronte a noi anche se non c'è buio pesto. Vediamo una volta acceso. Ok, come vedete la luminosità è abbastanza diffusa anche lateralmente, si può utilizzare sia in verticale che in orizzontale, riusciamo a vedere molto bene, quindi nel caso in cui dobbiamo cercare qualcosa, utilizzarla come torcia, si può utilizzare senza alcun problema, ma secondo me comunque nasce più che altro per essere utilizzata per esempio sull'automobile in caso di foratura, comunque per fare manutenzione nel vano motore eccetera. Vediamo anche la funzione strobo, ok, e la funzione SOS. Ok, e allora adesso l'ho appeso al gancio del cofano, quindi l'accenderò per vedere come illumina all'interno del nostro vano motore. Guardate, davvero una gran bella luce, ci permette di lavorare senza alcun problema e illumina perfettamente anche al di fuori. Quindi una luce davvero potente, diffusa in modo davvero intelligente. Allora simuliamo adesso un cambio gomme, quindi posizioniamolo a terra. Ok, come vedete anche in questo caso riesce ad illuminare molto bene sia in questo modo che in quest'altro modo. Ok, come prove sembrano più che sufficienti. Proviamo ora da lontano come si vede la luce lampeggiante, quindi un eventuale segnale di emergenza. Allora sto facendo un po' le riprese così. Allora mi allontano, a grande distanza comunque la luce si vede bene, quindi per fare segnali luminosi, in caso di necessità, se dovessimo per esempio fermarci con l'automobile e fare segnali luminosi per farci notare delle altre automobili, comunque ci vedrebbero molto bene. E stavo quasi dimenticando di farvi vedere che i vari inserti in gomma non sono solamente negli angoli per proteggerlo dagli urti, ma sono anche nella parte bassa, quindi ci permettono eventualmente di poggiarlo anche sulla carrozzeria dell'automobile senza danneggiarla. Quest'altro gancio, sì perché è un gancio, oltre che servirci come vi ho fatto vedere per posizionarlo in base alle nostre esigenze, ci permette anche di appenderlo. Quindi se abbiamo un filo volante possiamo utilizzarlo per proiettare la luce in modo orizzontale. Ragazzi, Topdon come sempre non delude, sono dei prodotti di ottima qualità, come avete visto riesce a far partire anche la mia autovettura 2000 diesel, un vecchio motore che ha bisogno di una buona potenza, infatti una batteria da 100 A, senza nessun problema. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, andate a guardare anche il link di questo prodotto che vi lascerò giù nel primo commento e nella descrizione, mettete mi piace al video, cliccate qua giù sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!